Eccoci alla nuova tappa del tour. L'opera che vedi si chiama Menologium Rusticum Colossianum. Dal nome potrebbe sembrare una cosa super complicata, ma non preoccuparti, vedrai che in realtà è molto più semplice di quanto pensi. Infatti questo menologio non è altro che un calendario solare romano, unico nel suo genere. Certo non assomiglia molto ai calendari a cui siamo abituati, vero? Questo, come vedi, è un grande blocco di marmo ed era esposto pubblicamente in modo che tutti potessero consultarlo e dava molte informazioni sui mesi dell'anno, utili soprattutto per le attività agricole. Dai, avviciniamoci e scopriamo come funziona. Come vedi, ogni faccia è divisa in 3 colonne, ognuna delle quali corrisponde ad un mese. Ed in cima puoi notare le costellazioni zodiacali, che in astrologia chiamiamo segni. Abbiamo in ordine il Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario. Dai, scegliamo una colonna e osserviamola insieme. Sceglierò proprio il mese in cui sono nato, luglio. Allora, qui notiamo la costellazione zodiacale, quindi in questo caso è il Cancro. Poi ovviamente il nome del mese ed il numero dei giorni, 31. E poi ci dice i giorni delle none, ovvero quei giorni in cui la nostra bellissima luna è visibile nella sua metà crescente. Qui sono segnate le ore di luce e di buio. Mentre qui ci dice che a luglio il sole entra nel Cancro. Che strana questa espressione. Cosa vorrà dire che il sole entra in una costellazione? Direi che è giunto il momento di fare un bel viaggetto nello spazio. Qui ci siamo noi, sulla Terra, insieme alla nostra amica Luna. E lì puoi vedere il sole, che è una stella molto grande. Gli antichi credevano che il sole girasse intorno alla Terra, ma oggi sappiamo che invece è il contrario. Siamo noi a ruotare intorno ad esso. Se osserviamo il cielo dal nostro punto di vista, noteremo come alcuni gruppi di stelle formino delle figure particolari. Queste sono proprio le 12 costellazioni zodiacali che abbiamo visto sul menologio. E durante il giorno, anche se in realtà siamo noi a muoverci, sembrerà che il Sole si sposti lungo una traiettoria su cui sono disposte le costellazioni. Guarda, a luglio il Sole è in corrispondenza del Cancro, ed ecco spiegato il perché di entra in Cancro. Oddio, a furia di guardare tutte queste stelle mi gira un po' la testa. Torniamo al nostro menologio, che è meglio. Un'altra informazione molto importante che troviamo sul menologio riguarda le festività del mese. A luglio, ad esempio, si svolgevano i cosiddetti ludi apollinari, i più famosi giochi romani dedicati al dio Apollo. Le celebrazioni duravano 8 giorni, dal 6 al 13 luglio, durante i quali si tenevano banchetti aperti a tutti e preghiere. Che strano però, non siamo stati infastiditi dal munaciello questa volta. Ah, eccolo lì! Una volta tanto ha deciso di pensare solo a divertirsi e non c'è stato d'intralcio. Beh, quasi quasi mi unisco anche io.